Iniziamo. Ragazzi, oggi vi porto in un viaggio pazzesco. Ma non a Dubai, non a Milano, ma bensì nella nostra città, che è vecchia di 700 anni. Pensate sia difficile vivere nel PIC 2026. Vediamo come viveva la gente 700 anni fa. Nel 1300 qui la vita era dura. Il tempo non si contava con gli orologi, ma con il sole. Il pane si guadagnava con la fatica e ogni giorno poteva essere l'ultimo. Oggi camminiamo per strade pulite, tra case ordinate e luci accese. Ma 7 secoli fa non era così. Tra l'XI e il XIII secolo qualcosa cambia. Le città si popolano, migliaia di contadini lasciano i propri campi per sfuggire dagli obblighi feudali, in cerca di una sicurezza maggiore e di una stabilità economica. La città diventa una speranza. Un antico proverbio tedesco dell'epoca diceva: l'aria della città rende liberi, proprio perché dopo un anno e un mese di residenza in città, i contadini diventavano liberi dal proprio padrone. Il monopoli cresce, i ricchi comprano le terre, mentre i poveri si rifugiano tra le pietre. Il centro storico diventa il cuore pulsante della libertà e del commercio. Nel 1300 non c'erano bagni come li conosciamo oggi. Le persone urinavano per strada. I vicoli del centro storico, gli stessi dove oggi camminiamo, erano pieni di animali, urina e resti di cibo. La città profumava di miseria e di sopravvivenza. Il Medioevo non era solo castelli e cavalieri, ma era anche questo, la vita vera, cruda ma reale. Abbiamo appena visto come la gente viveva in città. Ma in campagna come vivevano? Vediamolo insieme. Nel 1300 la vita in campagna scorre al ritmo delle stagioni. La terra è la fonte di tutto, il cibo, il lavoro e persino il tempo. Ogni seme piantato segna l'inizio di un ciclo di sopravvivenza. In campagna gli uomini arano la terra, seminano i campi e innaffiano il proprio raccolto. Le donne filano la lana e preparano il pane nei forni di pietra. I bambini portano l'acqua dal pozzo alle proprie abitazioni per nutrire sia la famiglia che il bestiame, che era indispensabile per la vita quotidiana. Ogni gesto serve per sopravvivere e prepararsi al freddo inverno. In città la vita è diversa. Gli artigiani lavorano il ferro, il legno e il cuoio nelle botteghe strette e polverose. I mercanti urlano nei mercati, pesano grano e spezie, scambiano denaro e merci. I ragazzi imparano i mestieri dai padri, mentre le donne cucinano, tessono e vendono prodotti nei vicoli affollati. Quella gente viveva nella polvere. Avevano bisogno di un punto di riferimento, che era proprio la cattedrale. Vediamola. Nel Medioevo le cattedrali non erano solo chiese, erano un punto di riferimento per il popolo e per i fedeli. Ogni pietra, ogni immagine, ogni mosaico raccontava la fede di un popolo che viveva di speranza. Le cattedrali bizantine erano costruite come se la terra dovesse imitare il cielo. Le loro cupole sembravano sospese nel vuoto, le pareti coperte d'oro ed immagini sacre. Nel Medioevo ogni città aveva una certezza, il castello. Qui si comandava, si combatteva e si decideva chi doveva vivere o morire. Ogni spazio aveva il suo scopo. C'erano le stanze del comandante, le armerie, le celle e il magazzino per le provviste. Era costruito per difendere la città, progettato per resistere. Le sue mura guardavano l'orizzonte, in attesa di navi straniere. Dal mare arrivavano tutte le proprie paure e il castello rispondeva col silenzio della pietra. Oggi non ci sono più i cannoni né le sentinelle, ma visto dal mare il castello conserva la sua forza. È come se il tempo qui non si fosse mai davvero fermato. I mercanti gridavano mentre i bambini correvano e giocavano per le strade. Nel frattempo i contadini portavano il proprio raccolto e lo distribuivano per tutto il mercato. Dall'alto il Signore controllava tutto ciò che accadeva.
Nel 1300 le strade erano vita, erano un luogo di incontro, di gioco e di scambio. Adesso le strade vengono usate come trasporto, la tecnologia si è evoluta, ci sono strade più verdi, mezzi elettrici e ci sono piste riservate per bici e monopattini. La tecnologia, quella vera, non serve a muoverci più in fretta, ma a farlo meglio. Dal selciato di pietra ai sensori intelligenti, dalle orme ai motori elettrici. Le strade continuano a cambiare, ma alla fine rimangono sempre la stessa cosa, il modo in cui le persone si incontrano. Nel 1300, quando il sole calava, anche la giornata finiva. Il buio non era solo notte, era silenzio, speranza e attesa. La legna costava, le candele erano un lusso, si viveva con poco e ogni raggio di sole era prezioso. Il freddo entrava dalle pareti e l'unico calore era quello del fuoco, quando c'era. Viviamo al caldo, accendiamo le lampadine e il buio non ci fa più paura. Ma a volte, nel silenzio, ci dimentichiamo che la luce è stato desiderio per moltissimi anni. Oggi la città è cambiata, i rifiuti non si buttano più, si dividono, si riciclano, si trasformano. La raccolta differenziata è diventata un gesto normale, ma anche una responsabilità. Nel 1300 tutto finiva per strada, nei fossi, nei rifiuti, dove capitava. Resti di cibo, scarti, animali morti, tutto ciò che si poteva si gettava per strada. L'odore era parte della vita, la pulizia un sogno. Oggi basta un click per dire tutto, un messaggio, una mail e l'informazione vola dall'altra parte del mondo. Ma nel passato comunicare era un atto lento. Si mandava una lettera e a volte ci metteva giorni, settimane per arrivare al destinatario. Ma cosa non si fa per la martellotta, eh? Buongiorno. Mamma mia. Come siamo ridotti? Mamma mia, è stata un'esperienza veramente particolare. Noi ci siamo divertiti un sacco, siamo impegnati. Stiamo registrando in 4K. E niente, è stata veramente un'esperienza particolare. Niente, questa è la conclusione di questo video. Spero che vi sia piaciuto e niente. Buon proseguimento. Ciao a tutti ragazzi. Non ridere! I vicoli del centro storico. No, però mi fate ridere. Erano pieni di urina, di animali e di resti di cibo. La vita profumava di vita. 1, 2, 3, sincro. Olli. Ok, vieni caro, Vieni balla. Martin, beh. Aspetta che c'è il tipo. Vai. Ah, cioè, come fai a non dire che non come faccio a non essere razzista? Ok. Praticamente sono un giorno fortunato. Oggi sì, pure per me. No, telecamera. No. Ma sta la pizza di ieri? Sì, sta la pezza. Non c'è. Ma che te ne vedi tu? Raga, non si alza la zippa. Facciamo vedere le condizioni in cui siamo, Queste sono le condizioni in cui siamo. Ciao, puliamo subito. In campagna gli uomini arano la terra e zappano i terreni. Che cazzo, però? Raga, sembra un video forte. Cioè, io sto parlando tutto serio. Nice. Vai, Prince. Aspetta che devo... Vai, sali pure tu. Abbiamo appena scoperto che non era 10 euro a gruppo, giustamente, era 10 euro in totale. Quindi in modo abbiamo speso 30 euro per andare in barca. Però ci sta, dai. Ma io c'ho team, Quant'è che sta Giorgio li fallo? Ma perché tu c'hai Avvicina. dal mare, il castello. No, cazzo.